Ciao, sono Emma e questo è Explained. Ti guiderò nelle istruzioni per il montaggio del nuovissimo tenditore a molla R4M. Se non conosci le caratteristiche del prodotto, puoi trovare sul canale YouTube PFB il video che le spiega interamente. Ricapitoliamo i vantaggi. Abbiamo ridotto l'ingombro del 70% e il peso di oltre l'80%. Grazie alle ridotte dimensioni, R4M ha una maneggevolezza straordinaria. In più, ha il contatto IP67 fornito come standard. Potrai usare R4M per più limitatori di velocità, in particolare la nuovissima gamma LX ed LK120, la serie più compatta e prestazionale di sempre. Passiamo ora al pratico. In questo breve video, vediamo che il tenditore a molla R4M può avere il contatto a sinistra oppure a destra. Se non precisato, la fornitura verrà effettuata con il contatto a destra. Di seguito, vediamo il registro del tenditore R4M a destra ed R4MS a sinistra. Attenzione! È fondamentale mantenere la distanza di 20 mm evidenziati nell'immagine per garantire la corretta compressione della molla e dunque il giusto tensionamento della fune. Il tenditore viene già fornito preregistrato in questo modo. Una volta allentato il dado dopo aver tensionato la fune, la distanza deve rimanere la stessa. Non possono essere modificate le posizioni degli altri dadi che sono appositamente verniciati in rosso come sigillatura. Ecco ora il fissaggio a pavimento con piastra opzionale della versione R4M. Vediamo ora, invece, il fissaggio alla guida con piastra opzionale della versione R4M. Di seguito, il fissaggio alla guida e a pavimento con piastre opzionali del tenditore R4M. Vediamo ora, invece, il fissaggio alla guida con piastra opzionale della versione R4MS. Siamo giunti alla fine del tutorial tecnico Explained. Non dimenticare di scaricare la nuovissima app PFB per ruotare i prodotti a 360 gradi, ottenere tutti i documenti tecnici scansionando il QR code sui prodotti e tanto altro. Grazie per la tua attenzione. A presto con le ultimissime novità firmate. PFB.